Come vedete vengono messi in resa della stoffa per far sì che la fermentazione sia più possibile anaerobica. Già si comincia a sentire l'odore del formaggio, in quanto il sigillo è stato rotto. Ok, vieni qua. Apriamo il coperchio, solleviamo. Andiamo bene. Ok, come vedete la fossa è aperta, già i profumi cominciano ad uscire, profumi. Sopra naturalmente è stato messo un telo di cotone per alimenti, per far sì che questo telo assorba l'umidità eccessiva che c'è all'interno della fossa. Scusate, ma con questa mascherina è difficile parlare perché si respira poco. Quindi adesso entreremo, toglieremo i teli di cotone, li appoggeremo qua sopra, li appoggeremo e poi tireremo fuori il formaggio. Li appoggiamo qua, li appoggiamo. Ecco che si intravedono i formaggi, i sacchi con i formaggi all'interno. Ecco, prego, se volete fotografare, guardare. Mettiamo un pacco che c'è in mano. Sì, se qualcuno vuole fotografare all'interno. Come vedete sopra sono più scuri perché si è creata una camera d'aria, però se li andiamo a capovolgere vedete che sono pulitissimi. Non so se arriva il profumo là. Sì. Qui è molto forte. Vi assicuro che dal profumo è veramente ottimo. Ecco, poi se a turno pensare che così assessore che non mi è stata fatta una domanda in merito all'anidride carbonica. Allora, non è pericoloso quando si fa la sfossatura, la fermentazione è già terminata,
perché la fermentazione in fossa ha una durata di 70 giorni, indicativamente dai 70 ai 75 giorni. Poi il formaggio si stabilizza. Non è pericolosa perché? Perché appunto la fermentazione è terminata. È pericoloso quando si fa l'infossatura, cioè quando noi mettiamo il formaggio all'interno della fossa. È pericolosa perché? Perché il formaggio brucia subito l'ossigeno che noi mettiamo, il formaggio che mettiamo all'interno brucia subito l'ossigeno. Ed è molto pericoloso perché purtroppo ci si muore dentro. Bisogna fare molta attenzione. Già il giorno successivo in fossa non si entra più, quindi nell'arco della giornata dobbiamo obbligatoriamente riempire la fossa e quindi uscire fuori con la testa, in poche parole. Per poter uscire. No, non abbiamo nulla, non abbiamo. Bisogna fare molta attenzione perché sono molto pericolose. Diciamo, anticamente facevano scendere una candela accesa, anticamente. Se la candela si spegneva, ovviamente non c'era ossigeno e quindi aspettavano ancora qualche giorno. Oggigiorno abbiamo un impianto di ventilazione forzata sotto il pavimento, quindi dopo 30 secondi possiamo entrare all'interno della fossa. Però comunque sono molto pericolose, bisogna annusare, È un lavoro di esperienza, quindi non può scendere in fossa, diciamo, il principiante, ecco, in poche parole, è così. Niente, abbiamo aperto la fossa, se qualcuno non è andato a vedere vada pure, così si rende conto. Se a turno volete andare a vedere, poi toglieremo i formaggi. Prego. Quanto è profonda la fossa? Questa è una fossa che ha una capienza di 2 tonnellate, è profonda circa 2 prodotto, il 10% solo in fossa. Solo in fossa il 10%. Non mangerete mai quello che avete mangiato la volta prima o l'anno precedente. È una fermentazione naturale, il prodotto è naturale. Sale, caglio e latte, nient'altro. La fermentazione in fossa è data anche dalla temperatura esterna, quindi andiamo ad infossare in primavera verso l'estate oppure in estate verso l'autunno perché abbiamo la necessità di un periodo caldo. Il caldo favorisce l'umidità all'interno della fossa e quindi questa umidità è un fattore molto importante per la trasformazione del prodotto. La trasformazione avviene per mancanza di ossigeno, temperatura e umidità. La temperatura si alza a seconda delle quantità del formaggio che abbiamo all'interno della fossa. Vi do dei numeri. Se abbiamo una fossa come questa che ha una capienza di 2 tonnellate, 20 quintali di formaggio, la temperatura può raggiungere i 20 gradi. Se invece ci spostiamo su una fossa di 8 tonnellate, indicativamente la temperatura può salire anche di 3-4 gradi, quindi non tutti i formaggi si prestano a queste temperature, quindi sono formaggi studiati e preparati per la fermentazione in fossa. Non tutti i formaggi sopportano appunto queste temperature. È un formaggio magro perché? Perché in fossa perde più del 10% del suo peso e lo perde in grasso, in liquido, denso e liquido. Perché lo perde? Perché con l'azione meccanica, cioè parliamo di tonnellate, quindi quello che è sotto spurga il proprio grasso e fuoriesce dal formaggio, attraversa il tavolato di legno, attraversano naturalmente tutti i sacchi di formaggio e questo grasso si deposita sotto al tavolato di legno. A volte può raggiungere anche il 15%, può raggiungere. Voi calcolate che un formaggio dalla produzione alla vendita, parliamo naturalmente di un formaggio di fossa, un formaggio da 1,2 kg diventa tranquillamente 1 chilo. Nel suo percorso perde anche un 20%, anche più perde. Diventa un formaggio magro, perché appunto è un formaggio sgrassato. Diventa un formaggio adatto alle diete. Ed è un formaggio senza lattosio, perché in fossa il lattosio diventa acido lattico.
quindi è un formaggio molto ma molto digeribile. Ma adesso tiriamo fuori i formaggi e li mettiamo qua e poi sentirete il profumo. Marco, mi raccomandi per mettermi dentro una settimana di Guarda che bello. Come vedete i sacchi sono anche singoli perché andiamo a chiudere anche il più piccolo spazio che c'è all'interno della fossa. Vi ossigenarsi almeno una settimana, poi verrà messo in commercio. Nel territorio salato col sale di Cervia, quindi tutto fatto nel territorio. Non vi aspettate un formaggio di fossa solito abbastanza incisivo, questo è dolce perché appunto è appena sfossato, ma apprezzate la qualità di questo prodotto perché è fatto con latte scelto di una ditta qui, di un pastore qui locale che si chiama Sanna, è giusto dirlo, perché comunque è un pastore del posto, che è, diciamo, è il miglior latte della zona. Quindi apprezziamo questo formaggio. Adesso ci giriamo dalla parte opposta. Allora oggi andremo ad assaggiare questo è cotone per alimenti. Ecco, vedete il formaggio di fossa di Sogliano d'Oro. Andiamo a toglierlo. Sono tutti formaggi messi uno vicino all'altro. Guardate che c'è l'olio che è fuoriuscito dal formaggio, lo vedete? Vedete come brilla? Guardate. Ne sento il profumo? Fantastico, veramente fantastico, buonissimo. Andremo adesso a vedere il colore interno. Guardate il bianco che ha all'interno, guardate l'occhiatura. Ne apriamo altri, ne apriamo. Questo è anche la goccia interna, guardate.
Ecco, mentre loro faranno le riprese, prima assaggeremo appunto il formaggio di Fossa di Soliano DOP, che è questo qua, poi andremo ad assaggiare altri due formaggi, che sono due eccellenze. Uno è il Caffiero, che è un formaggio, sono formaggi di nostra produzione, di nostra creazione. Uno è il Caffiere, l'altro è il Birbo. Il Caffiere è un latte vaccino che ha una stagionatura di 15 mesi, poi subisce non la fermentazione in fossa, ma un affinamento anaerobico in fossa per 4 mesi. Buoni questi formaggi, tutti quanti. Bene, adesso andiamo ad assaggiarli. Brevettati da Blandinelli. Allora qua potete mangiare tranquillamente anche lo scalzo, la buccia, perché non esiste più. A turno, Sentite? a Sì, turno, sì, infatti. a turno ragazzi, a turno, oppure arriva, arriva. fai un